Ciao a tutti, io sono Marina e questo è il nostro quarto episodio del corso per principianti di uncinetto. Spero che i precedenti video vi abbiano aiutato a iniziare il vostro percorso di lavorazione dell'uncinetto. Oggi andiamo a vedere un altro dei punti base, che è il punto alto. Come al solito andiamo a iniziare il nostro lavoro con il nodino iniziale e qualche catenella. Quindi io ho lavorato le mie 8 catenelle e ora generalmente bisogna creare 3 ulteriori catenelle, quindi 1, 2 e 3. Queste 3 catenelle sono le catenelle necessarie a creare, diciamo, l'altezza del giro. Quindi andiamo a vedere il primo metodo, cioè quello in cui, e questo dipende dagli schemi che seguite, ma ovviamente ognuno di essi ha delle indicazioni iniziali, quindi se vedete che nello schema che state seguendo è indicato che le catenelle iniziali non valgono come punto, andiamo direttamente nella quarta catenella, quindi 1, 2, 3, la quarta andiamo a lavorare il nostro primo punto, quindi carico il filo, quindi sempre da davanti a dietro, entro nella quarta catenella, prendo il filo e lo faccio uscire, quindi in questo caso è come il mezzo punto alto, quindi mi ritrovo ad avere 3 asoline su un uncinetto. Carico il filo, quindi prendo il filo e lo faccio passare nelle prime 2 asoline, quindi non in tutte e 3 come nel mezzo punto alto, ma solo nelle prime 2, e mi ritrovo ad avere 2 asoline sull'uncinetto. Vado a caricare nuovamente il filo ed entro in queste 2 per chiudere il punto. E questo è il nostro primo punto alto. Rivediamo, quindi carico il filo, entro nella successiva catenella, prendo il filo, lo faccio uscire e ho 3 asoline sull'uncinetto. Prendo il filo nuovamente, esco dalle prime 2 e mi ritrovo 2 asoline sull'uncinetto. Prendo nuovamente il filo ed esco dalle ultime 2 e chiudo il punto. E questo è il nostro secondo punto alto. Andiamo avanti. Sono arrivata al mio ultimo punto, quindi carico il filo, entro nella catenella, prendo il filo di nuovo, sempre da davanti a dietro, lo faccio uscire e ho 3 anellini sull'uncinetto, carico il filo di nuovo, passo nelle prime 2, vedete, e ho 2
azuline sull'uncinetto, carico di nuovo il filo e passo nelle ultime due ed il punto è chiuso. Quindi questo è il nostro primo giro di punti alti in una lavorazione che non richiede le catenelle iniziali come punto. Quindi andiamo a fare di nuovo lo stesso tipo di lavorazione, quindi 3 catenelle, giro il lavoro ed entro nel primo punto, perché queste 3 catenelle non sono da considerarsi come punto, ma semplicemente ci danno l'altezza al giro. Quindi entro nella prima V, vedete, prendo il filo e lavoro il mio primo punto alto. Ho lavorato il mio ultimo punto. Quindi se andiamo a contare i nostri punti abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 punti perché queste catenelle iniziali non valgono come punto. Quindi vedete che il bordo risulta un attimino bombato, non è perfettamente dritto. Quindi alcuni designer preferiscono utilizzare la catenella iniziale come punto in modo da evitare questa bombatura. E andiamo a vedere quindi il secondo metodo. Il secondo metodo è utilizzare le 3 catenelle iniziali come punto. Quindi io ho fatto le mie 3 catenelle iniziali e vado a saltare la prima V. Entro nella seconda. Quindi carico il filo, salto la prima ed entro nella seconda V. Quindi queste 3 catenelle vengono considerate come primo punto, quindi il bordo risulta un pochettino più dritto. Ovviamente abbiamo lo stesso problema riscontrato nel video precedente, quindi quando parlavamo appunto del mezzo punto alto. Questo problema è che questo metodo crea, vedete, un buchino nella lavorazione, quindi non a tutti piace. Se noi andiamo a finire il giro e lavorare il successivo nello stesso modo, vi faccio vedere cosa intendo. Quindi ho fatto i miei 8 punti considerando la prima catenella come punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi se andiamo a iniziare il successivo giro, quindi facciamo le nostre 3 catenelle che valgono come punto, salto la prima V e vado nella seconda, e proseguo il lavoro. Quindi l'ultimo punto deve essere inserito nella terza catenella, perché come abbiamo detto queste catenelle valgono come punto. Quindi entriamo nella terza, quindi prima, seconda, terza catenella, che è un pochettino difficile da individuare, è un po' piccolina, quindi carico e dentro, io a volte mi aiuto con l'unghia, vedete? Entro nella mia terza catenella
e faccio il mio punto. Quindi, come vi dicevo prima, vedete che il bordo è dritto, ma si crea questo buchino che non è molto piacevole da vedere, ecco, almeno non per me. Quindi nel primo metodo il bordo è un po' più bombato, ma il primo punto non ha spazio extra, quindi non c'è nessun buchino, vedete? Quindi un po' bombato, ma nessun punto extra, nessuno spazio extra. Secondo metodo, bordo più dritto, ma buchino iniziale. Quindi, come già detto nel precedente video, io utilizzo un terzo metodo che non a tutti piace, ma sono qua per condividere la mia esperienza e la mia opinione, quindi ora vi spiego cosa faccio io. Quindi, come già detto nel video precedente sul mezzo punto alto, io utilizzo il metodo della catenella iniziale. Vuol dire che non importa quanto alto è il punto, io creo sempre la mia catenella iniziale con una catenella sola. Quindi faccio la mia catenella, giro il lavoro e lavoro direttamente nella prima V per creare il mio primo punto. Qui entro nella terza catenella perché questo giro l'avevamo lavorato con il secondo metodo ancora, quindi entro nella terza catenella, non so se vedete, quella lì, faccio una sola catenella e lavoro direttamente nella prima V. Proseguo sto facendo il mio ultimo punto e vedete che con il mio metodo il bordo rimane dritto e non creo nessun buchino. Quindi io questo è il metodo che preferisco perché crea dei bordi veramente dritti. Sono tutti e tre metodi validi, quindi vedete un attimo voi quello che è indicato nello schema che state seguendo, o se non state seguendo nessun schema utilizzate il metodo che preferite. Quindi per andare a identificare il nostro punto alto andiamo a vedere sempre la nostra V, quindi vedete che ritroviamo sempre la nostra V frontale, un cappellino abbastanza alto, quindi molto più alto del mezzo punto alto che avevamo visto nel precedente episodio, quindi abbiamo la V e un cappello a cilindro direi e la V superiore che è sempre la nostra V di riferimento dove entriamo per fare il nostro punto. Se giriamo il lavoro, il punto alto che ci ritroviamo al rovescio presenta sempre una V
e il cappello un attimino diverso, quindi è girato verso destra, se vogliamo, mentre nel punto dritto il cappellino un attimino verso sinistra. Vedete che questo filo in diagonale scende verso il basso da sinistra a destra, mentre nell'altro verso diciamo che scende da destra a sinistra, questo cerchiolino. Quindi il punto alto è un punto molto apprezzato per le lavorazioni estive, in quanto permette una maggiore areazione, avendo questa lavorazione molto traforata. Vedete come è ampia. Se andiamo a vedere i nostri precedenti punti, quindi se andiamo a vedere il punto basso, eccolo qua, e il mezzo punto alto, vedete che sono 3 lavorazioni completamente diverse. Quindi il punto basso, ve li metto in ordine, quindi il punto basso molto compatto e stretto, quindi la lavorazione è molto densa e corta. Mezzo punto alto un attimino più areato ma sempre compatto, e poi abbiamo il punto alto che è molto meno compatto e molto più traforato. Come già anticipato negli altri video, quindi sia per il punto basso che per il mezzo punto alto, ma in realtà per qualsiasi punto voi stiate lavorando, se siete assoluti principianti vi consiglio di utilizzare il marcapunti, in modo da non creare confusione nella lavorazione e saltare dei punti. Adesso vi faccio vedere per esempio come utilizzare il marcapunti se state lavorando la lavorazione con le 3 catenelle come punto. Quindi 3 catenelle che valgono come punto, salto la prima V ed entro nella successiva, faccio il mio punto, vedete, questo è il mio primo punto lavorato, perché il primo punto che viene considerato poi nella lavorazione è questo, visto che vale come punto. Quindi se noi dobbiamo marcare la catenella come punto, andiamo a marcare la terza catenella, che è quella dove entreremo per lavorare il nostro ultimo punto nel successivo giro. Quindi contiamo 1, 2 e 3. Quindi questa è la nostra terza catenella. Metto il mio marcapunti e so che dovrò entrare lì per lavorare il mio ultimo punto. Se invece dovete lavorare con il metodo delle 3 catenelle che non valgono come punto, vi faccio vedere. Quindi facciamo le nostre 3 catenelle iniziali che non valgono come punto ma solo per dare l'altezza. Entro nella prima V, quindi il primo punto che io considero vero è questo qua che ho appena lavorato, quindi vedete la mia V con il cappellino. Quindi questa non viene considerata come punto, quindi io so che devo marcare il primo punto. Quindi vado a marcare la mia prima V, che so sarà il mio ultimo punto del giro successivo. Quindi una volta marcata io posso andare avanti a lavorare il mio lavoro. Spero che abbiate trovato questo video utile. Se avete suggerimenti, domande o vostre opinioni personali, scrivetemi pure nei commenti, e se vi è piaciuto questo video mettete un like e considerate di iscrivervi al canale se avete piacere di vedere i successivi video.
Vi lascio in descrizione e qua sopra sullo schermo i 2 precedenti video in cui parlavo del mezzo punto alto e del punto basso, che se volete riguardarli o se non li avete visti avete piacere di guardarli, e noi ci vediamo al prossimo video.